Abbiamo visto nello scorso tutorial come utilizzare questo programma qua totalmente gratuito sul web. Ho importato un'immagine, ho scelto la mia immagine che ho scaricato sulla mia scrivania, doppio clic, caricando l'immagine mi si genera una mesh. Mi si genera una mesh con questi filtri qua. Ora voglio farvi vedere come creare un 3D da un 2D, vi ho già fatto vedere come ottenere e realizzare una decorazione natalizia tipo una pallina, una piastrina che va messa sull'albero di Natale. Adesso vediamo invece come poter realizzare un gadget o comunque un dono più grosso, magari un alberello di Natale con sotto la scritta auguri, tipo un fermacarte. Faccio download, salvo il mio file sopra la cartella download, dopo lo trascino all'interno di Mesh Mixer e avete visto come fare nello scorso tutorial per tagliare la parte sul retro ed eliminare tutte le stelline attorno. Abbiamo ricavato questa forma qua. Avevo promesso che avrei continuato il corso sempre su questa forma qua. Ora procediamo, andiamo su Edit, Transform, trasforma l'oggetto e sposto solo quest'asse qua. Clicco sul quadratino e trascino verso l'esterno. Aumento sempre di più lo spessore del mio modello. Faccio accetta, vado su Edit e faccio sempre un taglio, un taglio. Questi tagli qua sono molto utili per andare ad eliminare tutte quelle parti che non ti interessano. Ruoto di 90 gradi, accetto e mi elimina la parte che era brutta, la parte frontale. Voglio però scolpire la mia immagine, quindi prima di scolpirla devo aumentare la risoluzione del mio STL. Vado quindi, per farvi vedere come mai aumento la risoluzione, vado su Sculpt, prendo un pennello casuale, lo uso e vedete che non lavora bene perché si scaletta tutto, perché le mesh non sono molte in questo oggetto qua. Tutte queste parti qua sono mesh tirate. Ora quindi vado su Edit, applico Make Solid e mi rende l'oggetto un po' più definito. Posso definirlo ancora di più. Non mi liscerà le parti, ma mi renderà queste parti qua più definite, quindi potrò elaborarle meglio. Vado su Update, ogni volta che applico la modifica qua, vado su Update, mi carica tutte le impostazioni che gli ho dato. Finito il processo, clicco su Accept. Mi sembra una risoluzione abbastanza buona. Vedete che sono stato sulla via di mezzo, io non lo uso mai al massimo, ma lo tengo in un range fra qua e qua. Stessa cosa, densità delle mesh. Vado su accetta e il mio oggetto avrà aumentato quelli che sono i suoi triangoli. Clicchiamo sull'oggetto, ruotiamo e possiamo notare che è diventato più un oggetto reale, non disegnato. Prendiamo la sezione dello sculpt e questo pennello qua che mi piace molto, che lo uso per lisciare, vado ad abbassargli dei valori che sono la misura e la forza e poi passo sulle zone che voglio lisciare. Ho eliminato, diciamo, qualche difetto, ho lisciato i bordi in modo che non sembrasse grezzo e casuale, così sembra che l'ho proprio ritoccato e lavorato. Procediamo. C'è un problema che è questa stella che non si collega a questa. Cosa facciamo? Andiamo a prendere la selezione, evidenziamo solo quella parte lì, edit, separa. In questo modo ho separato l'oggetto che ho selezionato. Quindi seleziono con la mia selezione, già selezionando mi apre dei comandi lui. In automatico, in select, mi si apre edit. Vado a cercare la parte separa. Qua ci sono tanti comandi che possono essere applicati sulle mesh che selezioni. Separa, basta fare CTRL Y o solo Y. Adesso vediamo subito. Faccio CTRL Z, torno indietro
Ora è tutto unito, ho selezionato solo la parte che mi interessa e al posto che andare a selezionare qua faccio CTRL Y. Mi separa già il mio oggetto. In questo modo tu che cos'è che puoi fare? Puoi, imparando i tasti, i comandi automatici sulla tastiera, puoi risparmiare tempo e andare più veloce. E perché adesso il disegno 3D purtroppo le persone non avendoci sulla mano non riescono a elaborare velocemente i modelli 3D, ci perdono tanto tempo, è naturale, più tempo però disegni, più tempo riuscirai ad accorciare i tempi di esecuzione. Ora ho separato l'oggetto, seleziono quello che a me interessa, vado su Edit, Transform e al posto che cliccare come prima sul quadratino, clicco sulla freccetta e lo posso spostare. Posiziono la mia stellina precisamente sopra alla punta del mio albero. Può essere che regga, può essere che non regga, per me non regge, abbassiamo ulteriormente, fino a che tutte le parti si connettono bene. Una volta fatto accept, ho i miei due oggetti, posso combinarli, posso anche unirli direttamente, un'unione booleana. Mi va bene, accetto, diventa un solo oggetto. Se prendo plain cut e vado a sezionare il mio oggetto, vado dentro a vedere com'è, se è fatto correttamente o no. Se lo tagliassi qua, accetta, questo oggetto sarebbe sì costruito bene perché dentro non ha cose in più. CTRL Z, torno indietro. In caso voglia essere sicuro che non ci siano dei problemi qua, soprattutto in stampa, vado su analisi, ispeziono e mi trova l'errore. L'errore è questo, che è solamente ci sono dei buchi. L'unico problema che si è generato nel fare quest'unione è che si sono creati questi buchi. Se io li dovessi lasciare così, cioè dovessi salvare il file in questo modo, potrei avere dei problemi. Potrei. Io ora comunque faccio autoripara, mi chiude questo problema qua e mi elimina le parti che non vanno bene. Ora procediamo col nostro abbellimento dell'albero di Natale. Vado sempre sulla sezione Sculpt, ma seleziono questa volta un altro pennello. Flatten. Come potete vedere dall'icona, appiattisce le superfici. Vado a scegliere un piccolo formato, imposto 25, poi dipende a che grandezza state lavorando. Guardate più o meno il rapporto che c'è fra i miei particolari e il pennello. Diciamo che è una dimensione medio-piccola per l'oggetto che sto usando. Come potenza la tengo a metà, fate voi le vostre prove ogni pennello che utilizzate. Vado ad appiattire tutte quelle parti che sono troppo per me a spigolo, per renderlo un oggetto più bello. Posso poi creare delle forme all'interno di scolpire l'oggetto con altri tipi di pennelli, tipo questo. Spingo verso l'interno le mie mesh. Vado a definire sempre la larghezza, lo spessore e via via. Cliccando una volta spinge le mie superfici verso l'esterno. Tenendo premuto invece CTRL e premendo fa la situazione inversa. Quindi aumento la dimensione del mio pennello affinché prenda la più superficie possibile sopra la mia stella, tengo premuto CTRL e clicco sul tastino sinistro. Spingo e si forma una bella pallina. Dopo mollo CTRL e ripeto la stessa operazione ma con una dimensione del pennello un pochino più piccola. Posso aumentare anche la potenza in caso voglia che la mia decorazione sia un po' più evidente. A me, vista com'è la mia struttura, diciamo, visto com'è l'oggetto che sto creando, mi va bene così. Ora voglio scrivere qua sotto auguri. Vado su SketchUp, andate a vedere i tutorial precedenti se volete imparare a usare SketchUp, c'è una playlist, parte dal numero 1 che è intro, non mi ricordo che numero è perché ne ho su veramente tanti, ma della playlist è il numero 1, intro SketchUp. Carattere, scrivo auguri e sotto Marzia. Non mi piace questo carattere perché la I non esce molto bene, vedete che sembra quasi una J.
Quindi vado a cambiare tipo di carattere. Vedete che ora mi rimane selezionato il font. Se io vado su e giù, automaticamente cambia il font. Sarebbe bello usare questo carattere qua, anche se è un po' sottile, non si può usare il grassetto perché non c'è predisposto nel font. Vado sempre su posiziona comunque e lo posiziono nel mio piano. Ho creato le mie due scritte, faccio doppio clic, ne seleziono una, faccio CTRL X, mi rimane solo la scritta Marzia. File, esporta STL, esporto sulla mia scrivania e scrivo Marzia. Salva. Dopo clicco su Canc, mi elimina Marzia, CTRL V perché avevo tagliato questa scritta auguri e esporto STL. Vado sulla mia scrivania, seleziono questi due oggetti, li trascino all'interno di Mesh Mixer e mi chiederà: vuoi appenderli o vuoi resettare tutto il piano? Io voglio metterli qua, sì. Li ho creati, posso selezionarli uno ad uno perché li ho importati separati e vado a posizionarli nel mio spazio. Sapete già com'è che si fa. È importante che ci siano molti punti di contatto. Punti di contatto perché il tutto dovrà basarsi su questa base qua. Importante anche che tutto graficamente si legga piuttosto bene. Può essere che questo oggetto penda troppo verso questo lato qua, quindi inclino un attimo anche l'albero di Natale. Inserita la mia personalizzazione, seleziono tutto col tasto maiuscolo, lo tengo premuto e seleziono anche tutto il resto. Faccio combina, mi combina i miei oggetti con colore diverso perché comunque così capisco che quegli oggetti lì, se clicco su separa, si separano in quel modo lì. È uscito tutto giusto, non mi resta che fare un taglio nel lato che appoggia sul piano per comodità. Lo faccio direttamente qua. Faccio questo taglio, clicco su accetta e deformo ancora il mio oggetto. Su trasforma lo voglio strecciare ancora di più. Deve stare in piedi da solo. File, esporto l'STL, lo esporto sempre sulla mia scrivania, lo chiamo alberello. Trascino alberello all'interno di cura, elimino gli oggetti su cui stavo lavorando e imposto subito la stampante che uso. Qua avevo le impostazioni per la CR10 50x50x50, ora uso una R2 Evo da 0,4, anzi da 0,5, ugello 0,5, tanto ne ho un po' e un po', e vado più veloce. Prendo l'oggetto, lo sposto sul mio piano di stampa, ho impostato uno Z- che stavo usando l'altra volta, vado a 0, clicco su invio. Mi stava facendo un piccolo taglio sul fondo. Sarebbe stato utile sì se non l'avessi fatto direttamente in Mesh Mixer. Posso ruotare l'oggetto come voglio e posso definire la dimensione del mio oggetto. 18 cm. 18 cm perché così poi tutti possono stamparlo con qualsiasi stampante. Le stampanti più piccole che ho mai usato sono 20x20x20. Sposto quindi ancora l'oggetto, vado su spostamento, lo metto all'inizio della mia stampante. La mia stampante ha una home in basso a sinistra, io questo lo appoggio a metà perché se per caso mi si interrompe la stampa posso ripartire comodamente. Centro quindi l'oggetto e vado a dare le impostazioni. Imposto i miei parametri, anzi già che ci sono creo qua per voi un profilo per un gadget da scrivania. Così ogni volta che stampo, per esempio l'altra volta ho fatto un posacenere, l'altra volta ancora ho fatto un premio, quando faccio questo tipo di lavori qua, utilizzo quel profilo lì. Vado su impostazioni, profilo, gestione dei profili, duplico la mia prova, andate a vedere i vecchi corsi su come creare i profili, sarà un po' più lento, e lo chiamo 09 gadget da tavola. Ok, cioè che è una cosa che deve pesare medio e abbastanza grossa. Il da tavola lo seleziono, chiudo. Faccio attenzione ad aver selezionato il mio profilo, infatti non era selezionato, gadget da tavola, ok.
Ora imposto i miei parametri. Lo farò abbastanza velocemente perché immagino che voi sappiate già cosa significano i parametri che cambio. Se non sapete cosa sono, andatevi a vedere i corsi che ho fatto quando ho cominciato. Altezza strato 0.25, altezza dello strato iniziale 0.3, ho detto che lavoro con ugello da 0.5, quindi diventa tutto un multiplo di 0.5. Poi vado sullo spessore delle pareti, quindi essendo e dovendo essere multiple di 0,5 le imposto a 1. Anche lo spessore è superiore dello strato iniziale, visto e considerato che sto lavorando a 0,2,5, sarebbero 4 strati. 4 strati a 1. Invece 1.25 so che faccio 5 strati per il riempimento superiore e il riempimento inferiore. La configurazione la tengo a linea, sì, le pareti esterne prima di quelle interne, sì, le voglio che prima vengano stese le pareti esterne. Riempimento, utilizzo un riempimento pesante medio, quindi uso un 25%, vediamo quanto poi va a pesare l'oggetto. Configurazione del riempimento, sì, sempre a griglia, fasi di riempimento graduale no, perché tanto tutto l'oggetto deve pesare uguale, deve avere più o meno lo stesso peso. Riempimento prima delle pareti? No. Il materiale. Adesso che è un po' inverno, lavoro 220 perché le tengo in un luogo semifresco e la temperatura di stampa dello strato finale la tengo a 210, sempre un attimo più bassa perché così chiude meglio. Il diametro, sempre 1.75, il flusso è un oggetto che deve essere medio e esteticamente quasi bello sui lati, lavoro a 96. Abilito la letterazione sì, come distanza lascio quelle della mia stampante, vedete poi voi le vostre. Velocità di stampa, sto lavorando a 0,2,5, quindi estruderò velocemente, posso andare 50, 55, 45, comunque rimango su una media di 50. Velocità di stampa dello strato inferiore l'alzo un attimino, velocità di stampa dello strato iniziale alzo anche questa a 30. Poi i parametri degli spostamenti vado a vederli, elimino queste due caselle qua che non servono a niente per ora, lo Z-OP lo voglio sì a 0.3 mm, cioè è quanto si alza la testina prima di effettuare lo spostamento, il raffreddamento deve essere sempre al 100% e deve partire dopo 1.03, dopo il primo strato. Il supporto non lo voglio perché non mi serve a niente, ma lo lascio abilitato perché sto creando un profilo in tutte le posizioni. In caso, così, se dovesse servire, me lo fa vedere. Adesione al piano di stampa uso un bel brim perché voglio che non si sollevi, poi col taglierino lo rifinisco bene. Se non voglio rifinirlo, posso non usare il brim e quindi andare a schiacciare molto bene il primo strato e dare una bella laccata. Magari qua se avete il piano accendetelo d'inverno a 35-40 gradi. Impostati i parametri, salvo il mio profilo. Clicco sulla stellina, aggiorno il profilo con le impostazioni correnti, quelle che ho creato adesso, e il tutto mi si aggiorna e mi si salva su Gadget da tavola. Ho creato il file per l'oggetto che ho disegnato, questo qua è stato un percorso molto lungo per me e immagino anche per voi, ma vi ha rotto una barriera, diciamo, e vi ha fatto andare molto più veloci nel tempo, perché avete capito come risparmiare tempo per la progettazione 3D. Per la stampa 3D avete visto tutti i miei vecchi corsi, per il disegno 3D invece oggi abbiamo automatizzato un processo che è veramente rognoso, cioè la ricostruzione e la costruzione da zero dei file. Abbiamo preso un'immagine 2D, l'abbiamo resa in 3D. Lascia sotto un bel commento su tutto questo materiale che ho caricato, metti un bel like se ti è piaciuto e iscriviti al mio canale, rimani aggiornato perché questo è solo l'inizio. Alla prossima!